Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco, Eltair Scarper SpA, ultimo aggiornamento, 18 novembre 2021. Cos'è Eltair? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Eltair durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'è Eltair? Eltair è un farmaco a base del principio attivo budesonide, appartenente alla categoria degli corticosteroidi e nello specifico corticosteroidi. È commercializzato in Italia dall'azienda Scarper SpA. Eltair può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni: Eltair 100 mcg spray nasale sospensione flacone Nebuliz. 200 erogazioni: Eltair 50 mcg spray nasale, sospensione flacone Nebuliz. 200 erogazioni. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Scarper SpA. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe C. Principio attivo: budesonide. Gruppo terapeutico: corticosteroidi. Forma farmaceutica: spray. Indicazioni: riniti allergiche stagionali, riniti perenni allergiche e non allergiche. Trattamento della poliposi nasale. Profilassi delle recidive della poliposi nasale dopo polipectomia. Posologia: le dosi dovrebbero essere stabilite individualmente. Trattamento delle riniti. Dose raccomandata per gli adulti ed i bambini oltre i 6 anni. 2 somministrazioni da 50 microgrammi per ogni narice, 100 microgrammi barra narice, 2 volte al DA, mattino e sera, oppure 2 somministrazioni da 100 microgrammi per ogni narice, 200 microgrammi barra narice, una volta al DA, al mattino. Trattamento barra prevenzione della poliposi nasale. 200 microgrammi, 100 microgrammi barra narice, 2 volte al DA. I pazienti devono essere informati che il pieno effetto terapeutico di Eltair a marchio registrato spray nasale viene raggiunto solo dopo alcuni giorni di trattamento, in rari casi non prima di 2 settimane. Il trattamento delle riniti allergiche stagionali dovrebbe essere iniziato prima dell'esposizione agli allergeni. Una terapia concomitante, per esempio con antistaminici, può talvolta rendersi necessaria per controllare i sintomi oculari di natura allergica. Nel caso in cui i passaggi nasali siano bloccati, nei primi 2 giorni di terapia, l'applicazione di Eltair a marchio registrato spray nasale può essere preceduta dalla somministrazione di un vasocostrittore nasale. Controindicazioni: ipersensibilità individuale accertata verso la budesonide e verso qualsiasi degli eccipienti. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Si possono presentare effetti sistemici con i corticosteroidi intranasali, in particolare quando prescritti ad alte dosi per periodi prolungati. Tali effetti si verificano con minore probabilità rispetto al trattamento con, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. La budesonide non risulta interagire con nessuno dei farmaci utilizzati per il trattamento delle riniti. Il CYP3A4 ha il maggiore enzima coinvolto nel metabolismo della budesonide. Gli inibitori di questo, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Eltair durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Eltair durante la gravidanza e l'allattamento? I risultati degli studi epidemiologici prospettici e dell'esperienza post-marketing internazionale indicano che la somministrazione di budesonide inalatoria o intranasale non aumenta complessivamente il rischio di malformazioni congenite quando somministrata, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Eltair a marchio registrato spray nasale non influisce sulla capacità di guidare né a copyright utilizzare macchinari. Effetti indesiderati. Le classi di frequenza sono definite come segue: molto comune, a 0 yen 1/10. Comune, da 0 yen 1 centesimo a 1/10. Non comune, da 0 yen 1 millesimo a 1 centesimo. Raro, da 0 yen 1, 10.000 a, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Un sovradosaggio acuto con Eltair a marchio registrato spray nasale, anche in dosi eccessive, non comporta problemi clinici. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica.
Preparati rinologici, corticosteroidi uso topico. Codice ATC R0105. La budesonide ha un glucorticosteroide con elevata attività antinfiammatoria locale. La budesonide presenta un elevato metabolismo di primo passaggio, proprietà farmacocinetiche. La biodisponibilità sistemica della budesonide in sospensione acquosa somministrata per via nasale è del 33%. La massima concentrazione plasmatica dopo somministrazione nasale di 400 microgrammi di budesonide in sospensione acquosa, dati preclinici di sicurezza. La somministrazione in dose singola per via orale ha evidenziato valori di DL50 maggiori di 800 mg/kg nel topo e di 400 mg/kg nel ratto. Prove di tossicità condotte sul elenco degli eccipienti: cellulosa microcristallina carbossimetilcellulosa sodica, idrossipropilmetilcellulosa, sodio lauril solfato, macrogol 400, butilidrossianisolo, citrato sodico, acido citrico monoidrato, potassio sorbato, disodio edetato, acqua depurata. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Altair a base di budesonide sono Aircort, spray, Chesol. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.